Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche del karma per i prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta del sole, ragazzi. Quando c'è questa carta si parla di chiarezza mentale, si parla di qualche cosa di chiaro, pulito, trasparente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e il numero di telefono e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono 2. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e uno è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo il mondo, il carro, un 4 di bastoni, temperanza, 2 di spade, la luna e un 3 di bastoni. Bene ragazzi. Ho la sensazione che si parta da qualche cosa che è rimasto in sospeso. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 4 di pentacoli e una regina di bastoni. Potrebbe essere un tema legato al denaro per qualcuno che magari è rimasto in sospeso, un qualche tipo di legame anche potrebbe essere. 8 di spade, un ideale anche. Andiamo a vedere il carro, 2 di spade che si ripete e 9 di spade. Ragazzi, qui sembra molto una questione mentale, devo dire. Considerate tutte le spade. E il carro mi dice che è come se aveste la necessità di muovervi da qualche tipo di pensiero, di situazione emotiva creata dalla mente. Quando c'è un 9 di spade è perché ci sono come dei pensieri, delle idee verso i quali noi ci preoccupiamo. Potrebbe essere una persona, potrebbe essere una situazione, comunque sono un po' come dei pensieri circolari e poi abbiamo anche un 2 di spade che è proprio la carta dei dubbi, la carta delle perplessità. È come se foste in un momento importante che vi fa decidere che direzione prendere. E io ho la sensazione che non sia tanto importante chiudere il passato, ma quanto muoversi in avanti. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 7 di bastoni. È come se avesse bisogno di imparare a lottare per creare la vostra stabilità, la vostra felicità, la vostra tranquillità. Da un lato mi viene da dire, nonostante gli alti e bassi economici, e dall'altro ho la sensazione che questa stabilità possa fare riferimento alla stabilità all'interno delle relazioni, ma in generale, quelle di amicizia, quelle familiari,
Perché con questo 6 di pentacoli ho l'idea che abbiate come la tendenza di dare, dare, dare e ricevete poco. Probabilmente è per quello che c'è questa sorta di attaccamento da dover lasciare andare, cioè l'essere attaccati alle briciole, mi viene da dire. Mi ha dato tanto così quella persona, quell'amico, quel familiare. Guardate, quando c'è questo atteggiamento del do, 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 perché mi aspetto qualche cosa in cambio dagli altri, ehm, normalmente c'è una carenza d'amore. Cioè si fanno certe cose perché si ha bisogno di essere visti. C'è un bisogno così tanto grande che ci facciamo andare bene le briciole, le piccole cose, ce le facciamo bastare in un certo senso. Secondo me è un po' quello, no? Quello da lasciare indietro, dire no, ok, io valgo. Difatti, andiamo a vedere la temperanza, perché qui si tratta di rimettere in equilibrio le cose, si tratta di essere visti, di dire la vostra, di essere riconosciuti, di creare il vostro potere personale. Di dare voce a quello che sentite dentro, a quello che valete. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché comunque qui c'è come una scelta da dover effettuare, anzi prima queste perché sono cadute. Mago, 8 di bastoni e diavolo. Voglio andare a vedere anche la luna. È come se ci fosse un dubbio sul se chiarire certe cose o no. E con la luna abbiamo un cavaliere di spade e un re di pentacoli. Credo che questo gruppo di carte faccia riferimento al mondo, nel senso che appunto ci sono ancora dei dubbi sul se creare questa comunicazione, sul do questa notizia, sul provo ancora a parlarci. Datemi una carta per il diavolo. Abbiamo un 9 di coppe, un fante di denari e la sacerdotessa. C'è come qualche cosa che non si vuole vedere qui, ragazzi. C'è come... Ah, tenete presente che quando c'è il diavolo si parla di una schiavitù volontaria. Che cosa vuol dire? Che normalmente siamo noi che decidiamo di rimanere in quella situazione. Cioè non c'è nessuno che punta un'arma alla testa, ma è una libera scelta e dobbiamo esserne consapevoli. Per quanto magari questa storia o questa relazione possa effettivamente crearmi dubbi, possa diciamo non essere quello che io voglio, continuo a rimanere lì. Il dubbio qui è se parlarne o lasciarsi semplicemente le cose alle spalle. Vi dico, il vostro insegnamento di questo periodo è il prendere una decisione, il muoversi, ok? Poi la chiacchiera può venire sì o no, però non rimanete attaccati con i 4 di pentacoli alla speranza che le cose, diciamo così, tornino come prima. E questo succede sempre. Nel momento in cui succede un qualche cosa, anche se poi ci si chiarisce, le cose non ritornano mai esattamente come prima, perché sono cambiate. Ok, andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un 5 di spade e un 4 di coppe. Sento che in questa decisione che andrete a prendere, in questo dubbio, in questa scelta che andrete a fare, sarete abbastanza determinati, abbastanza o così, o bianco o nero. Ehm, Ho l'idea, vabbè, vi costerà un sacco ufficializzare, portare fuori questa vostra scelta, farete proprio fatica, però nel momento in cui riuscirete, io ho la sensazione che, diciamo, le tempistiche potrebbero scorrere veloce.
Non è che lo sento proprio come un ultimatum, però qualcosa di molto simile. E non so neanche se sia un ultimatum nei confronti dell'altra persona, ma forse più nei confronti di voi stessi. Tipo, se non mi scrive entro, boh, basta, scelgo per conto mio. Cioè datevi una data, una scadenza, aspettate o provateci fino ad un certo punto, poi basta. Soprattutto se questa situazione o questa relazione sono, diciamo, trascinate da tanto tempo. Se magari è diverso tempo che non fluisce, si dà sempre una seconda, una terza, anche una quarta opportunità, però poi a un certo punto bisogna imparare a dire basta e a togliersi da questa situazione incastrata. Il 9 di coppe, quando è al contrario, parla proprio di pigrizia, di qualcuno che non c'ha voglia di fare niente, di qualcuno che preferisce, con questo diavolo, preferisce stare nella situazione in cui è piuttosto che muoversi. È come anche il fante di pentacoli, come se non avesse un obiettivo, non avesse un punto. Però alla fine non importa, l'importante è muoversi in avanti. Poi cammin facendo la strada si vede, è come quando la sera andiamo in macchina. I fari illuminano solo un pezzo di macchina, però questo non vuol dire che la strada finisca dove finisce la luce, dove finisce dove io vedo. E vi dirò che con questo 3 di bastoni, secondo me, molte persone a un certo punto si sposteranno, ehm, nonostante la fatica, nonostante il proprio ego, nonostante le paure, nonostante tutto quello che c'è intorno, è come se arrivasse ad un momento dove diceste, boh, basta. È ora di pensare a me, è ora di esprimermi, espandermi. È come questo sole, è come se arrivasse per schiarirvi le idee. Parla proprio di chiarezza mentale come carta. Ok, ragazzi, stavo guardando se potevo darvi qualche dritta in più, però io ho come la sensazione che non valga la pena più di tanto aspettare questa persona o aspettarsi un chiarimento, come delle scuse, piuttosto che un sì, hai ragione. Cioè, certe volte non vale la pena. Primo, perché magari l'altra persona non lo vede, non vi darà mai ragione. E secondo, perché se voi già avete capito che non è più cosa, chiarire non serve a niente, non cambia la vostra decisione, non cambia il fatto che le cose siano andate come sono andate o siano come sono. Cioè, non lo so, quando si arriva ad un punto dove, ok, no, bisogna chiudere il ciclo precedente per dare il passo a quello nuovo, sento che siete più voi che avete bisogno di riconoscere voi stessi, di dare potere a voi stessi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, carta numero 27, scambiarsi doni, che è una carta che ci parla del 6 di pentacoli al dritto, ragazzi, ce l'avete qui, è come un dare per avere. Di solito si dice che prima bisogna dare per poi ricevere, però fate attenzione alle persone a cui date. Non è che ci si debba aspettare che se io do alla persona A sia la persona A che mi restituisce, normalmente è la vita che restituisce, voi fate del bene qui e ricevete del bene di là, però si tratta di come celebrate, scambiarsi doni può anche voler dire concedetevi un dono ogni tanto, soprattutto se dovete riacquisire il vostro potere personale, fatevi belli o belle, andate dal parrucchiere, dall'estetista, compratevi un vestito nuovo, insomma, l'immagine è importante. Messaggio in una bottiglia, carta numero 15 e difatti abbiamo anche un 8 di bastoni che mi parla di qualche comunicazione che potrebbe arrivare effettivamente a breve, quella chiacchiera, quel chiarimento di cui parlavamo prima.
E poi abbiamo al mare, carta numero 7. A me questa carta ricorda sempre un po' la corrente al di sotto di un mare calmo. Quindi il fatto che le cose siano magari statiche, calme, tranquille, non vuol dire che, cioè il fatto di vedere il mare così piatto non vuol dire che sotto non ci siano queste correnti che comunque spostano l'acqua. E io le correnti le vedo qui, eh. Ok, secondo oracolo, andiamo a vedere cos'altro vi vogliono dire. Abbondanza, carta numero 1, e quell'abbondanza è l'archetipo dell'imperatrice, e il mantra potrebbe essere: io sono abbondante, un'abbondanza senza fine fluisce attraverso me, un'abbondanza infinita fluisce attraverso me. Guardate, fate attenzione con l'abbondanza, vi dico. Di solito le affermazioni positive sono io sono abbondante, per attirare denaro, per attirare tutto quello che volete. Ma facendo un'attenta riflessione, se io dico io sono abbondante, questa abbondanza comprende in tutto quello che è la materia anche il mio corpo fisico. Di conseguenza, dire io sono abbondante ad un certo punto della manifestazione potrebbe portare chili in più, perché l'abbondanza arriva dappertutto. Quindi magari, ecco, io fluisco nell'abbondanza, ok? Oppure sono aperto all'abbondanza, però dire io sono abbondanza, non lo so, ditemi qualcosa, ditemi cosa ne pensate, però io l'ho fatto per un periodo e effettivamente sì, ho preso qualche chilo, quindi insomma state attenti a come manifestate. Andiamo a vedere un pensiero, scusate, una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile lasciare andare? Eccolo, eccolo, il 4 di pentacoli al contrario. Perché mi è difficile esprimermi? Il sole, l'espressione della propria essenza. Che interessante. Perché avete paura di essere rifiutati? Fatemi sapere anche questo se vi risuona. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho troppe aspettative? Ah, beh. Anche qui, ragazzi, devo dirvi che se siamo noi a crearci le aspettative, siamo noi a soddisfare queste aspettative. E la stessa cosa negli altri. Se gli altri hanno aspettative, sono loro che si devono soddisfare le loro aspettative. Ognuno si soddisfi le sue, così non si rimane delusi. Ok, e per quello che riguarda questa frase potrebbe essere utile magari abbassare un pochettino l'asticella. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. L'ego non ci permette di fallire. L'ego si identifica con il risultato. Quindi, se io fallisco, sono un fallito. Ed è il critico interiore, quello che giudica tanto, no? E, che non serve, cioè nel senso. Va bene. Ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete fare questo lavoro sulle credenze limitanti per conto vostro, potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto il tema. E sono 4 playlist in realtà, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero, e tratto temi di metafisica, di metamedicina e anche le credenze limitanti, divise per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e così vi fate un'idea dei temi che vado via via trattando.
Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!